Eccoci qua, bentornati in questa seconda puntata del teschio parlante con ESP32. Nella prima puntata abbiamo visto come sincronizzare la mandibola del nostro teschio con un audio inviato alla nostra ESP32. Prova microfono, 1, 2, 3, prova microfono. 1, 2, 3, prova microfono. Se avete perso quella puntata vi lascerò il link qui in alto e anche in descrizione. In questa seconda puntata invece voglio approfondire la connessione Bluetooth tra l'app di un telefono Android e la nostra ESP32, che sarà praticamente quindi lo scheletro di tutto il progetto. Lo scheletro. In pratica stabiliremo una connessione seriale tra l'ESP32 e un'app Android, un'app gratuita che si chiama Bluetooth Serial Terminal, di cui vi lascerò anche di questa il link in descrizione. Grazie a questa app riusciremo a inviare dei messaggi di testo all'ESP32 che invierà dei segnali per comandare con i servo i movimenti del teschio o far accendere dei LED, eccetera. Adesso vedremo come procedere. Quindi il materiale di cui avremo bisogno per questa seconda puntata sono sempre l'ESP32 con un LED e la sua resistenza da 220 ohm e dell'app Bluetooth Serial Terminal. Ovviamente dovremo avere anche uno smartphone Android. In più ci sarà bisogno di uno sketch da inviare al nostro ESP32. Allora, la prima cosa che facciamo è installare Serial Bluetooth Terminal dal nostro Play Store. Io ce l'ho già installato, l'aggiorno. E nel frattempo colleghiamo l'ESP32 al PC. Eccolo qua. Ecco, connesso. Ho connesso la resistenza al pin 2 che va ad un LED, logicamente collegato anche a massa al GND dell'ESP32, e adesso ci spostiamo e andiamo a vedere il codice. Eccoci nell'IDE di Arduino. Per prima cosa dobbiamo accertarci che abbiamo installato la scheda ESP32. Nel menu strumenti scheda dobbiamo avere ESP32. Se non ce l'abbiamo dobbiamo andare in file, preferenze, e in URL aggiuntive per il gestore schede dovremo aggiungere una stringa. In questo caso io avevo già installato il package per l'ESP8266, quindi ho aggiunto con una virgola la stringa dell'ESP32, che sarebbe questa. Ve lascerò ovviamente anche di questa il link in descrizione. Ok, andiamo a vedere il codice, strumenti, scheda, ESP32 e scegliamo ESP32 Dev Module. Selezioniamo la porta COM7 nel mio caso. E prima di inviare lo sketch all'ESP32 diamo un occhio alle istruzioni contenute. Quello che salta subito all'occhio è la libreria Bluetooth Serial.h, che è possibile scaricarla da questo indirizzo. Dopo aver attivato la libreria ho dichiarato due variabili, una che memorizza il singolo carattere e l'altro invece che conterrà la stringa completa. Definisco anche una variabile intera chiamata LED, perché ho collegato il nostro LED al pin 2, e poi partiamo con il file con il void setup. Definiamo LED in uscita, stabiliamo una connessione seriale a 115.200 baud e diamo il nome alla periferica, in questo caso ESP32. Successivamente, andando nel loop, se la connessione seriale è attiva,
vado a leggere i singoli caratteri con questa istruzione, dopodiché andremo a comporre il messaggio completo e lo stamperemo sulla seriale. Se il messaggio contiene la parola LED on, faremo un digital write per accendere il LED. Viceversa, se il messaggio contiene un LED off, spegneremo il LED. Adesso non ci resta che inviare il nostro sketch alla scheda con questo tasto. Eccolo qua, caricato. Una volta compilato e inviato lo sketch, apriamo il monitor seriale. Dopodiché andiamo sullo smartphone e lanciamo l'applicazione Bluetooth Serial Terminal. Adesso dovremo connettere la nostra applicazione con l'ESP32. Lo facciamo andando nelle impostazioni dell'applicazione, device, e dovremo attivare ovviamente il Bluetooth. Eccolo qua, ESP32. Perfetto. Adesso faccio connetti ed è connesso. Se io scrivo adesso un messaggio hello, vedremo comparire il messaggio anche sul PC qui. Però anziché andare a scrivere hello, io adesso proverò a mandare l'istruzione LED on. E infatti il LED si è acceso. Se invece l'invio LED off, il LED si spegnerà. Ma questa applicazione ha anche la possibilità di programmare dei tasti, e io l'ho già fatto, andando a premerci sopra, e possiamo così creare delle macro. Questa l'ho chiamata LED on con il valore LED underscore on. Analogamente ho programmato questa macro LED off e quindi potremo accendere con un pulsante il LED, eccolo qua, e spegnerlo con questo. Perfetto. Ok, siamo arrivati alla fine anche di questa seconda puntata. Abbiamo visto come controllare con il Bluetooth un LED. Nella prossima puntata vedremo tutto il progetto completo, comprensivo anche di un amplificatore PAM 8403 che andrà ad amplificare una parte del segnale, quindi il nostro scheletro sarà assolutamente autonomo, non avremo bisogno neanche della cassa amplificata esterna. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così supportatemi con un like ed eventualmente iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!